Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Sì, è piccolo, ve l'ho sempre detto, è circa 3 metri per 4 metri. Come faccio? Cerco di adattarmi, stringo il tutto, ma quando posso, dove posso, cerco di acquistare o di farmi inviare da recensire degli strumenti che siano davvero piccoli, perché non tutti hanno a disposizione una falegnameria. Tanti di noi spesso sono dei semplici hobbisti, ci occupiamo di tutt'altro nella vita. Ultimamente vi ho recensito tanti incisori laser, tante stampanti 3D e in tanti di voi mi avete chiesto: Riccardo, io non ho un laboratorio in casa, lavoro in cantina, ho affittato un garage, insomma mi reco da un'altra parte e dover trasportare un computer per poter utilizzare l'incisore laser oppure la stampante 3D sinceramente non è comodissimo. Allora mi ha contattato un'azienda, G-Com, che io non conoscevo. Mi ha chiesto se volevo recensire questo computer, inizialmente ho rifiutato, poi ci ho pensato e ho detto: ma guardate, recentemente io ho venduto un incisore laser ad un ragazzo di Agrigento, Stefano, che saluto, che ha scelto un incisore proprio perché aveva la possibilità di incidere, ma la stessa cosa si può fare anche con le stampanti 3D, inserendo la scheda SD all'interno del controller, lavorando in un'officina, eccetera. Insomma, sicuramente non è comodissimo. Quindi ho deciso di provare questo piccolo computer. Io non mi aspettavo che dentro una scatolina così piccola, di 10 cm per lato, alta 3 cm, potesse esserci un computer con un processore Intel e che abbia 250 GB di spazio, 8 GB di RAM, insomma davvero un vero e proprio computer. Avete presente i computer quelli grandi? Ecco, però questo è tutto compattato, compresso, schiacciato qua dentro e devo dire che effettivamente funziona benissimo. Lo so, nel mio canale YouTube parlare di computer è strano, però ormai la tecnologia come i computer appunto sono entrati prepotentemente anche nel nostro mondo, soprattutto per chi è appassionato di stampa 3D, incisioni laser, CNC e tanti altri strumenti che richiedono l'utilizzo del computer sia per attivarli che per fare calcoli, per stampare PDF, per visualizzare eventuali progetti, insomma, servono sempre di più. Quindi guardiamo come è fatto, vediamo quali sono le sue caratteristiche, vi faccio conoscere questo prodotto. Non sarà una vera e propria recensione, vi farò conoscere semplicemente la comodità di avere un piccolo computerino che si può mettere in tasca, nello zainetto, nella giacchettino, insomma, trasportarlo comodamente, raggiungere il posto in cui dobbiamo fare i nostri lavori. Là ovviamente dobbiamo avere un mouse, oppure una tastierina come questa, che è anche il mouse integrato, costa circa 10 euro, l'ho comprata appositamente per utilizzarlo con questo, e un monitor, può essere anche un televisore, anche un vecchio televisore che lasciamo nel nostro laboratorio, al quale poi colleghiamo semplicemente questo, finiamo il nostro lavoro, ci portiamo i nostri dati di nuovo a casa e siamo tranquilli. Quindi guardiamolo e vediamo come è fatto. E allora, sul bancone abbiamo tutto quello che troviamo all'interno della confezione, tranne ovviamente il monitor che ho acquistato appositamente e la tastierina di cui parlavo poco fa, che funziona tramite USB senza cavi. Prima di iniziare però dovete sapere che io sto progettando di modificare il mio piccolo laboratorio, quindi alle mie spalle avrò un'altra postazione molto grande che mi permetterà di fare sia tanti altri video che finalmente di poter realizzare qualche altro progetto avendo una superficie d'appoggio più ampia. E su questa superficie d'appoggio una parte sarà destinata alla stampante 3D e anche agli incisori laser. Ci sarà un monitor fissato a muro e questo computer che finalmente diventerà il computer del mio laboratorio, perché anche se la postazione sarà grande, ma ci saranno altri strumenti, questo posso metterlo in un cassetto oppure nella sua scatolina oppure all'interno di questa borsettina e quindi lavorare comodamente. Allora, guardiamo innanzitutto come è fatto. Questo è il tastino d'accensione, jack per le cuffie, un'uscita USB tipo A, uscita USB tipo C, qua abbiamo anche l'ingresso per la scheda SD. Da quest'altra parte abbiamo tantissimi ingressi ed uscite, tra cui diverse prese USB, USB tipo C, l'alimentazione, l'Ethernet, l'HDMI. Da questa parte invece abbiamo il forellino per poterlo fissare con un lucchetto, quindi evitare che possano rubare. Nella parte più bassa abbiamo questi piedini con delle gomme che lo mantengono ben solido sul piano d'appoggio, ma abbiamo anche questo supportino che ci permette tramite questi viti eventualmente di fissarlo e quindi tenerlo pure a parete. Allora, io voglio subito accenderlo e voglio farvi vedere man mano che vi descrivo questo prodotto mentre si accende il computer, così vedete pure quanto è veloce. Utilizzo il collegamento HDMI, tra l'altro il cavo viene dato pure in dotazione. Accendo questo piccolo monitor che effettivamente io vi lascerò il link per poterlo vedere, perché va bene per esempio per videosorveglianza e tanto altro. Allora lo accendo premendo il tastino sulla parte frontale. Allora, l'ho appena acceso, vediamo quanto tempo impiega per consentirci di utilizzare il computer. In realtà ci mette davvero pochissimi secondi. Già si è acceso, quindi abbiamo la schermata di benvenuto. Collego anche la tastierina senza cavi tramite l'USB e ho la possibilità quindi di utilizzare il mio computer semplicemente con questa piccola tastierina, ma a noi questo non interessa, vi lascerò comunque il link se vi piace una tastiera di questo tipo. Ma quello che ci interessa è vedere davvero le prestazioni del computer. Allora, vi dico pure le caratteristiche tecniche di questo esempio
esemplare, perché in base al modello che sceglierete i prezzi ovviamente possono cambiare. Questo è un computer diciamo base, Mini Air 11, e monta un processore di 11ª generazione Intel Celeron N5095. Abbiamo 8 GB di RAM DDR4 e un hard disk da 256 GB SSD. E i prezzi ovviamente variano perché è possibile acquistarlo addirittura con il processore i5 eccetera. Ma vediamo direttamente utilizzando questo piccolo tastierino la velocità che ha per aprire Lightburn. Quindi cambio un poco l'inquadratura, vi faccio vedere quanto sia veloce. Ok, sicuramente la qualità della ripresa non sarà il massimo, cerco di regolare un pochettino la messa a fuoco e l'esposizione. Va bene, così dovrebbe andare bene, quindi apro Lightburn. Allora, doppio clic, vediamo quanto tempo impiega. Come vedete già si è aperta la schermata del benvenuto e si è aperto Lightburn, velocissimo, quindi per questo tipo di lavorazioni va più che bene. Apriamo adesso un file. Allora, voglio importare un'immagine, importiamo il mio logo, per vedere per esempio quanto tempo impiega per aprirlo, immediato, e quanto tempo impiega per creare un file vettoriale, quindi per tracciarlo. Allora, quindi tasto destro, facciamo traccia immagine, diamo l'ok, adesso spostiamolo e cancelliamo. Ragazzi, in pochissimi secondi abbiamo ottenuto il nostro file pronto da incidere e come vedete è velocissimo anche nello zoomare, nell'arretrare, insomma. Funziona con una buona velocità, funziona bene, quindi quello che deve fare un computer di questo tipo. Ma andiamo adesso sul mio canale YouTube, vediamo la velocità nella navigazione. Ovviamente questo dipende pure dalla velocità di connessione. Io adesso sto utilizzando l'hotspot con il mio telefono perché purtroppo ultimamente ho problemi con il wifi. Quindi cerchiamo direttamente il mio nome. Ok, si apre direttamente, devo dire effettivamente velocemente, la pagina con i risultati. Ok, e questo è il mio canale YouTube. Adesso proviamo a scorrere, vediamo cosa possiamo vedere. Vediamo l'ultimo video, quello delle dashcam. Vediamo con quale velocità apre il video. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi finalmente a grande richiesta parleremo di dashcam. Ragazzi, ho ricevuto tantissimi messaggi da parte vostra proprio riguardante l'argomento dashcam. Queste sono delle... Allora, comunque, come avete visto, per quanto riguarda la navigazione, l'utilizzo di un programma come per esempio Lightburn va benissimo. Proviamo ad aprire adesso Cura. Vediamo quanto tempo perde. Cura effettivamente richiede un poco più di tempo rispetto a Lightburn, ma io lascio aperto sia Lightburn Mozilla, con il quale stavo riproducendo il video, e vediamo Cura quanto tempo impiega. Finora diciamo siamo nei tempi normali, le prestazioni non sono proprio da urlo, ma è un computer che costa effettivamente poco e che ci permette di trasportarlo facilmente. Bisogna solo avere un minimo di pazienza in più. Ok, già si è aperto e come vedete abbiamo il nostro programma di cura, anche in questo caso pronto per poter essere utilizzato. Quindi Benji 3D, vediamo quanto tempo perde. Ok, già aperta, adesso senza dare nessuna impostazione perché comunque la Benji va stampata semplicemente come la vediamo adesso sul nostro piatto di stampa. Clicchiamo sul selezionamento e vediamo quanto tempo impiega per elaborare questo file. Anche in questo caso veloce, e quindi mi dà la possibilità eventualmente di salvarla su una scheda e poi stamparla. Adesso vediamo su anteprima. Ok, anche questo comando come vedete, certo è un file semplice, però come vedete ci permette di lavorare e lavorare anche comodamente. Ragazzi, secondo me un prodotto valido per un utilizzo diciamo hobbistico, nulla di professionale. E allora ragazzi, io devo essere sincerissimo con voi, questo computer me lo hanno mandato, quindi io effettivamente mi immaginavo di trovarmi fra le mani un computer piccolo che comunque dopo un po' di utilizzo si blocca, si impalla, insomma non riesce a funzionare bene. In realtà l'ho utilizzato anche per vedere dei film, vederli anche in 4K, è riuscito a riprodurli senza nessun problema, quindi possiamo proprio trasportarlo semplicemente per questo scopo. Possiamo utilizzare anche un proiettore, possiamo utilizzare un monitor come ho fatto io, un televisore, possiamo utilizzare quello che vogliamo per poter vedere quello che è all'interno di questo computer, e poi un mouse e una tastiera. Io ripeto, vi consiglio di comprare qualcosa di questo tipo, se non questo, ma qualcosa di questo tipo che vi permette di lavorare con un unico dispositivo che sia piccolo e che quindi ci permetta di, insomma, di dare una giustificazione a una dimensione così piccola. Però può essere utile se noi vogliamo lasciare nella postazione dove utilizzeremo il nostro computer la tastiera, il mouse, un vecchio televisore, e trasportare il nostro computer in modo da iniziare magari un progetto in casa e poi finirlo nel laboratorio, o iniziarlo a casa, completarlo a casa e poi elaborarlo nel laboratorio con i nostri strumenti. Secondo me ne vale la pena, perché se dovete spendere 300 euro circa per un computer portatile che poi magari dovete portare lo zainetto oppure la borsetta,
Allora secondo me con questo potreste risolvere. Per il resto valutate voi, decidete se è un computer che può fare al caso vostro, per me è promosso al 100% per l'utilizzo che ne faccio io, e poi eventualmente acquistatelo. Certo, se volete utilizzarlo per farci gaming oppure per fare elaborazione e rendering di chissà quale video eccetera, io non ho provato nemmeno a produrre un video con questo computer, non avrebbe senso. L'ho utilizzato per un utilizzo normale, quindi la realizzazione di progetti è utilizzata come PC di famiglia. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Ringrazio Jacom per avermi inviato questo prodotto che ritengo un piccolo gioiellino. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo tutte le prossime recensioni. Ciao da Riccardo e a presto!